Buon pomeriggio a tutti, io sono Bianca Felicori, sono un architetto e sono una ricercatrice e oggi sono qua in qualità di moderatrice di questo incontro dedicato al tema del colore. Il titolo dell'incontro è proprio Color in Architecture Between Sense and Sensibility e sono stati invitati una serie di protagonisti che hanno fondato o che fanno parte storicamente di famiglie che si occupano del colore in varie forme, agenzie creative, studi o aziende che appunto in un modo o nell'altro si occupano di questo tema che è centrale nell'architettura e nel design, no? Il colore che diventa materia cromatica, che è al centro dell'architettura e del design anche come elemento compositivo. Abbiamo qui oggi Gabriele Salvatori, fondatore dell'azienda Salvatori, che si occupa appunto della pietra naturale, insomma in particolare del marmo che diventa un materiale protagonista che con arte insomma avete trattato all'interno della vostra azienda. Studio Pepe, fondato da Arianna e Chiara, che si occupano appunto di architettura e di design e anche di creatività in linea più generale. Paola De Toni, che invece storicamente fa parte della famiglia fondatrice della Calce del Brenta, che si occupa appunto del trattamento della calce, sempre con un carattere che va al di là del semplice prodotto, ha quasi un processo artistico e creativo dietro, e Andrea Raluca che invece ha uno studio che si occupa di consulenza del colore, proprio il colore è al centro della sua pratica. Oggi vedremo insieme un po' in cosa consiste il lavoro delle aziende e degli studi coinvolti e parleremo appunto, metteremo al centro proprio il tema del colore nell'architettura e nel design, più in generale nella pratica progettuale, no? E partiamo appunto con Gabriele Salvatori dell'azienda Salvatori, parlando in particolare della pietra naturale, del marmo e di come il marmo storicamente sia uno dei materiali, no, più pregiati utilizzati dall'architettura. Partiamo appunto da una domanda più generale, però che ci permette anche di avvicinarci di più alla materia, che non sempre ne conosciamo proprio la forma, no, la struttura. Il marmo effettivamente, cioè su quale base noi scegliamo questo materiale e che cosa, insomma, da cosa nasce questo spettacolare elemento della natura? Innanzitutto ti ringrazio, non l'ho fondata io l'azienda, l'ha fondata il nonno, per cui Sì, diciamo la grazie a Dio ci aveva famiglia. pensato, sì, poi ce la metto tutta. Zio, zio. Sì, 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 no, con grande passione l'ho portata avanti e cerco di fare il meglio possibile. Il marmo noi in realtà i colori non li creiamo, ma ce li siamo trovati già fatti perché il marmo è già colorato di suo. Storicamente l'architettura ha sempre avuto, la scelta del colore del marmo ha sempre avuto una motivazione legata a quello che quel determinato colore poteva suscitare. Per esempio, dall'antica Grecia i colori bianchi, come i bianchi della Grecia, i bianchi nostri italiani di Carrara, venivano utilizzati perché davano un senso di purezza e quindi venivano utilizzati per i templi, per tutto ciò che dovesse rappresentare le divinità, mentre invece i colori più vivaci, per esempio nell'antica Roma il colore rosso era segno di potenza e pertanto i monumenti a imperatori molto probabilmente venivano fatti possibilmente con colori più sgargianti, per esempio appunto i rossi o i colori tipo il portoro, che sono materiali molto ricchi, scuri, e quindi hanno un senso di potere con delle inclusioni di oro al loro interno. Però come dicevo, noi i colori ce li troviamo già fatti da madre natura e la cosa splendida è capire come si creino questi colori e si creano soprattutto per la concentrazione all'interno delle rocce, delle pietre naturali di alcuni minerali. Per esempio tutta la parte dei materiali bianchi è perché hanno all'interno calcite, quindi carbonato di calcio, e per esempio i materiali verdi hanno la clorite. Per farla semplice, se tu guardi in natura, ogni volta che vedi un marmo rosso stai pur tranquilla che lì vicino ci sono delle miniere di ferro, perché l'ossido di ferro nelle due varianti può portare a marmi gialli o a marmi rossi. Per esempio se tu vai a Verona e vedi il giallo di Verona o il rosso di Verona, perché all'interno hanno due varianti dell'ossido di ferro. Se tu vedi dei marmi colorati di blu, stai tranquilla che lì vicino ci saranno delle miniere o della presenza di rame. Eh, e in più c'è tutta la parte legata a come vengono tagliate, come vengono trattati, levigati, lucidati, che accentua
o meno l'intensità del colore. Tu pensa al marmo come se fosse un tronco di legno, lo puoi tagliare così e gli vedi dei cerchietti, o lo tagli così e vedi delle linee. Si capisce molto bene sui marmi, per esempio il travertino. Ecco, alcuni marmi, a seconda di come lo tagli, è un po' come il velluto, cioè virano verso un colore o verso un altro colore. Queste sono cose molto strane, particolari, da nerd del settore della pietra naturale, ma sono molto belle e interessanti. E questo è un po' com'è che si colorano i marmi. E in architettura, per arrivare invece ai giorni nostri, mentre nell'antica Roma e nell'antica Grecia aveva un senso più simbolico, oggi invece il ruolo è più legato al mood che si vuole dare, cioè all'interno di una casa in architettura, negli interni non è che si possa fare un uso enorme di colori molto sgargianti e vivaci, perché poi dopo ci devi anche vivere in quella casa, per cui i colori molto forti tendenzialmente oggi vengono utilizzati in spazi commerciali o come accenti all'interno di spazi residenziali, mentre invece negli spazi più ampi residenziali si tende a giocare con colori più tenui e meno stressanti, diciamo. Ma invece una domanda, una curiosità, per quanto riguarda il prodotto, ho visto che voi collaborate anche con designer, no? Lavorate anche con Elisa Ossino che sarà ospite domani. Per il prodotto il tema del colore cambia, insomma, per l'oggetto di Sì. una piccola scala. Sì, allora in quel caso è proprio un accento, per cui lì si va alla ricerca del colore, alla ricerca della venatura particolare, proprio perché se hai un canvas, uno sfondo più neutro, l'elemento d'arredo è carino che sia colorato, per cui ti vai a divertire, ti sbizzarrisci. Devo dire che i marmi e le pietre naturali sono belle proprio perché hai migliaia e migliaia di varianti di colore a seconda dalla provenienza dei marmi. E poi è bello anche andare a fare una ricerca, ora non più, ma in passato utilizzavamo marmi che arrivavano dalla Siria, utilizziamo dei marmi che arrivano dalla Birmania, veramente molto molto lontano dall'Italia. E quindi al di là del colore è anche bello pensare che ti porti a casa un pezzettino di sasso, di roccia, che ha fatto tutto il giro del mondo per arrivare a casa tua, e quindi tu sul tavolo è un oggetto bello perché è un colore magari molto bello, perché è una forma bella, ma è anche bello il concetto di portarsi in casa un pezzo di pianeta lontano a te. Grazie Gabriele, allora Grazie magari a te. dopo torniamo insieme in un momento in cui cerchiamo di confrontarci di più sui temi e torniamo a parlare anche del marmo, che trovo sia molto interessante anche perché è tornato particolarmente di moda, devo dire, c'è più facilità a trovarlo nelle case contemporanee. Passerei a Studio Pepe che appunto ci parlerà del tema del colore legato ai loro progetti. Hanno fatto appunto una selezione di progetti che vedremo insieme e che ci presenteranno. Voi siete fortemente legate, no, al tema del colore? Almeno io vi ho conosciuto così. Il tema del colore per noi è molto importante. Questo non vuol dire che amiamo il colore tout court e usato in modo a volte smodato o chiassoso. Per noi il colore sono anche i toni neutri, i toni molto sottili, come in fin dei conti quelli che abbiamo voluto usare per questo progetto di Archiproduct, che è ispirato ai colori della terra e che per noi è sempre la natura comunque una fonte grandissima di grandissima ispirazione. Quindi la nostra visione del colore è un colore che vive sempre legato alla materia. Il colore senza materia è quasi a metà, come anche legato conseguentemente alla luce. E quindi colore, luce e materia sono come una triade vincente che fa sì che ogni elemento si enfatizzi. E nell'architettura poi per noi il colore è un modo di progettare senza costruire, nel senso che un ambiente, un angolo, un soffitto può sembrare più alto, più basso, più largo, può cambiare la percezione dell'ambiente stesso semplicemente attraverso il colore e anche attraverso la luce. Quindi per quello, rifacendoci poi anche tutti gli architetti del passato che hanno usato il colore, mi viene da dire Barragan, che lui usava il colore fortemente influenzato anche dalla luce e dai tagli di luce. Anche noi cerchiamo comunque di usare il colore che appunto è come un mattone meraviglioso della progettazione, sempre pensando all'ambiente in cui viene usato, a come la luce lo enfatizza e anche come i volumi
lo fanno cambiare. Quello che diceva Gabriele era molto interessante sul fatto del taglio del marmo, e anche quello penso sia dovuto alla luce e alla chimica proprio che tagliandolo rifrange la luce in un altro modo. Quindi se all'interno dello stesso materiale cambia, figuriamoci in una stanza con una diversa esposizione o con delle pareti che sono diverse da angolo ad angolo. Qua abbiamo dei lavori fatti nel tempo. Questi sono stand di fiere, ad esempio ambienti molto neutri che non sono vere case, questa non è una vera casa, e quindi abbiamo giocato sul tema del colore come elemento disruptive, quindi in un ambiente magari con dei colori più naturali, il verde improvvisamente è quell'elemento che desta l'attenzione e che crea quasi appunto un elemento di rottura, come anche nel progetto successivo, questo giallo, magari succede meno negli ambienti domestici, ma più negli allestimenti, che appunto attraverso il colore si creino questi accenni molto forti e anche molto eye catching, oserei dire. Queste sono delle mood board che noi realizziamo prima di fare ogni progetto, perché quando si tratta poi di colore è sempre interessante raccogliere anche delle immagini, dei pezzi di tessuto, di materiale che creano quello che chiamiamo la mood board, cioè una palette di colori, e vedendo i colori in realtà, quindi non solo attraverso lo schermo, ma vedendoli proprio appunto con la luce naturale, si capisce poi quale può essere la palette giusta e anche quali sono i colori che servono a far sì che questa palette venga letta in un modo non scontato, perché una palette di naturali è meravigliosa, ma ci vuole sempre un tocco di rottura che non c'entra, inaspettato, che dà poi una chiave di lettura più profonda. In queste foto un po' lo si vede, toni naturali, materia, però poi improvvisamente questo turchese, qualche tocco di giallo molto forte. E secondo noi questo è un modo di usare i colori che sorprendente, che poi alla fine riportato in un ambiente di una casa reale è interessante, perché tu puoi tenere il guscio nel tempo, che è il tuo guscio confortevole, e il colore è qualcosa che tu cambi, come cambiare un accessorio. Un anno hai una borsa rossa, ma l'anno dopo la puoi prendere verde, però la palette di base è quella cosa che rimane. E proprio perché rimane deve essere non solo con una palette di colori interessante, bella, che ti risuona, ma anche con una materia bella, che dura nel tempo, che sia preziosa. Beh, c'è anche da dire che appunto questo genere di progetti come Terra, come les Arcanistes, tutti i nostri progetti manifesto sono un po' un campo di gioco molto interessante per noi, perché come giustamente diceva Gabriele, in una casa magari si fanno delle scelte diverse, però proprio questo genere di allestimenti, di progetti più allestitivi ci danno proprio la possibilità di sperimentare. Il nostro studio negli anni, diciamo, è partito con più un lavoro editoriale dove la sperimentazione e come dire, i trend erano sicuramente uno dei mattoni fondanti. Chiaramente abbiamo nella pratica del nostro studio, che ormai è di diversi anni, è chiaro che questa cosa l'abbiamo poi riportata in tutti quelli che sono i progetti, sia di allestimento che diciamo domestici. Secondo me una cosa interessante che è già stata sollevata con Gabriele e ritorna con voi è questa idea del colore, diciamo, che diventa l'elemento caratterizzante, diciamo, quelli più accesi, che viene utilizzato di più per i luoghi in cui o il ciclo, diciamo, biologico è breve rispetto a una casa normale, o appunto hanno utenti diversi che più frequentemente entrano ed escono, come può essere un negozio. Credete che questa cosa, nel senso, cambia anche in base al tipo di cliente che voi trovate? Cioè, vi è mai capitato, per dire, di avere un cliente più pop, diciamo, magari più abituato, più pronto ad avere colori accesi all'interno del proprio ambiente domestico? Secondo me bisogna un po' però sfatare questa cosa che i colori soft sono più sofisticati, i colori più forti, cioè chiaramente hanno una politica Però c'è questa completamente tendenza a diversa. dire no, il colore più acceso stanca, stufa, no? Anche Beh, quando in compri caso, una sì. borsa, o appunto il telefono, il telefono giallo, dici però dopo un po' ti stanca, no? Io Però per dire farei... paradossalmente ti stanca quasi di più una borsa beige, che dopo un po' non ce la fai più, e magari se trovi una borsa rossa, ma di quel rosso giusto che ti risuona, che diventa un po' il tuo accento,
poi invece te la porti avanti per sempre, quindi non è detto. Secondo me anche è una questione, non dico sociale, però insomma, se guardiamo cosa è stato fatto negli anni '80, No, appunto. socialmente era molto più accettato, anzi c'era proprio questa voglia di stupire, no? Con colori molto sgargianti, molto forti, e quindi richiama negli anni '70 anche politicamente, insomma c'era tutto un altro tipo di ambiente, di sentire che comune il colore rispecchia anche molto, secondo me, quello che è proprio lo spirito del tempo in qualche modo, no? Ed è bellissimo che possa poi cambiare anche diciamo, nelle decadi, lo vediamo attraverso l'utilizzo dei materiali, ci sono delle decadi magari che utilizzano un certo tipo di materiale, ma non voglio usare la parola di moda perché è una bruttissima parola, Trend perché ci secondo sta. me proprio è Peggio. no, Beh, però il trend rispecchia No, appunto è vero, secondo me ma la comunque società. bisogna usarla perché comunque... È l'immagine della Sì, società, sì, cioè sì. una tendenza che può avere un qualcosa che ha una durata. Nei nostri progetti comunque noi spesso ci troviamo, magari appunto, sicuramente cominciamo sempre da cercare di immaginarci quello che può essere un po' l'idea le persone entreranno in questo posto, che cosa devono sentire. Quindi tu quando cominci a progettare, al di là di scegliere dei prodotti, dei materiali eccetera, devi cominciare secondo noi a progettare un'atmosfera. L'atmosfera è fatta di tantissime cose, chiaramente occupandoci noi di architettura, di progetti di interior e di prodotti, la luce è quello che ti fa esperire qualsiasi cosa, quindi è fondamentale. Anche per esempio alcuni progetti, mi ricordo che siamo subito immaginati un'atmosfera anche molto più cupa, piuttosto che alcuni magari invece molto luminosi, molto freschi, sempre con questi accenti di colore che delle volte sono arrivati anche in maniera inaspettata. Sì. No? Deve dare comunque, per noi il colore è lo strumento, insieme appunto anche alla luce, che ti dà questa idea di qualcosa che ti avvolge e che poi sia forte o meno forte deve risuonare anche con te. Se uno ha una personalità più esuberante, magari invece a casa vuole qualcosa di più sottile, invece chi è più nella vita pubblica magari più timido, invece poi si scopre che ha una casa sgargiante. Quindi quando poi trovi il tuo rumore di fondo, la tua pelle che ti fa un po' da cocoon, poi da lì si può stratificare, cioè noi crediamo molto nella stratificazione del progetto, delle citazioni, e attraverso quello alla fine costruisci qualcosa che è sempre in movimento, sempre in mutamento, perché la casa muta con noi, e poi puoi cambiare perché tu aggiungi un pezzo, poi l'anno dopo lo puoi togliere, lo sposti. Questo ad esempio è un progetto vecchissimo che abbiamo fatto tantissimi anni fa, dove però, sì, 2017, ma ormai è tutto talmente veloce, però è interessante perché era un appartamento dove non potevamo fare nessun tipo di lavoro architettonico e il colore, in questo caso dei wall drawing, ci è servito per enfatizzare degli angoli, dei tagli architettonici, delle pareti, unificare parete e soffitto, ad esempio, che il soffitto è un elemento architettonico molto importante, spesso tralasciato e trascurato, ma come insegnava anche Gio Ponti, eccetera, il soffitto è proprio quella cosa che ti dà il collegamento col cielo, in fin dei conti, con un'altra prospettiva di osservazione. E a noi il wall drawing è stato usato anche proprio per far sì che il soffitto diventasse parte integrante della pelle della casa. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa, sempre sul colore, ma per esperienza diretta. Secondo me è legato anche molto al concetto di osservazione, cioè se molto spesso noi non ci rendiamo conto di quante sfumature di colori ci possono essere magari guardando un prato o piuttosto guardando anche una cosa più semplice, no? Quindi io ricordo personalmente la prima volta che ho fatto immersioni e ho visto i coralli, mi ricordo che sott'acqua, lei lo sa, io dico sempre, cercavo di memorizzare a mente i colori e gli abbinamenti naturali perché erano meravigliosi. Quindi, come i piumaggi degli uccelli, quando sì, vai nei musei vedi questi uccelli con i piumaggi pazzeschi, che infatti poi la moda usa tantissimo come ispirazione. La natura sì, è un grandissimo fonte di ispirazione anche proprio per questi accostamenti inediti, totalmente inediti. però bisogna avere cioè nel senso bisogna osservare con attenzione, questo forse è una delle cose fondamentali secondo noi. Ban per la parola moda durante... No, comunque lo capisco, cioè mi ricordo quando ero bambina che dipingevo ad olio, avevo fatto una porta marrone e la mia insegnante mi ha dato proprio
mi ha guardato e mi ha detto: per te una porta è solo marrone, ma io avevo 6 anni comunque, un po' di più. E lei mi ha detto: ci sono delle luci, ci sono delle sfumature che tu non stai vedendo, no? E paradossalmente è stato talmente importante che adesso lo ricordo ancora. Cioè bisogna appunto capire anche noi come osservare, a cosa ispirarci. E poi altra cosa, adesso parlando di marrone, ci sono dei colori che normalmente fino a pochi anni fa dici faccio una parete grigia, dicevano ma tu hai dei problemi, cioè sembrava, non so, sei depresso, devi andare. E invece adesso che è entrato un po' più il grigio, improvvisamente è diventato un colore che, ed è stato capito anche non solo dagli addetti ai lavori, è un colore perfetto, perché il grigio è il colore che più esalta gli altri colori. Infatti alle mostre di fotografia, d'arte, spessissimo le pareti sono grigie, perché è proprio un colore, tu metti un rosso davanti a un grigio, un verde meraviglioso. Sono io la corallo. la palette vivente. Sì, perché poi noi tendiamo, senza veramente una cosa psicologica, che poi indagheremo, a vestirci o secondo anche quello che stiamo facendo, i progetti. Si vede, si vede. Allora, appunto che abbiamo parlato di superfici, soffitto, passerei a Paola per parlare della calce, che diventa un elemento che, se trattato secondo alcuni processi, chiamiamoli così, può diventare un elemento caratterizzante molto importante, no, nel progetto. Quindi partiamo in generale da una presentazione dell'azienda, che so che è attiva dal 1920, giusto? Esatto, io infatti sono la quarta generazione che rappresenta appunto i suoi 103 anni di storia, l'azienda. E mi ritrovo molto in quello che è stato detto, no, da entrambe le parti, un po' perché noi abbiamo il nostro materiale nasce in tempi antichissimi, molto più di noi. Infatti tutto parte da un sasso, da un calcare che noi cuociamo ancora oggi col forno a legna, un forno alimentato a legna proprio perché dà una cottura dolce, una cottura ottimale, per poi ottenere un grassello ottimale. Praticamente questo sasso che vediamo qui, che originariamente veniva raccolto nel fiume Brenta, da lì il nome della società, una volta cotto perde in cottura l'acqua e l'anidride carbonica di cui è composto, e quando andiamo a estrarlo è fondamentalmente della stessa fattezza che aveva quando è stato messo all'interno del forno, semplicemente molto più leggero, e viene definito di pasta molle, cioè molto più friabile. Quando a questo poi andiamo ad aggiungere abbondanza di acqua, in quel momento lì avviene una trasformazione chimica, sviluppa calore fino a quasi 90-100 gradi e si scioglie, diventa una sorta di pasta dentifricia che noi mettiamo a stagionare e che rimane lì a lavorare silenziosamente per circa 12 mesi, o almeno non meno di 12 mesi. Quindi quello che produciamo oggi noi andremo a utilizzarlo fra un anno. Questo è come veniva fatto nell'antichità il grassello di calce, e questo è quello che noi facciamo ancora oggi. Perché vi ho spiegato un attimo questa storia? Perché questo grassello di calce fatto così una volta era un materiale preziosissimo, dava il bianco di San Giovanni, che era preziosissimo nella pittura e nell'affresco. Perché era importante? Perché la calce ha una rifrazione della luce che è unica, è composta da un cristallino che appunto fa risaltare il colore in modo assolutamente diverso rispetto a tutte le altre materie. Da lì una parete fatta con un prodotto a calce ha sicuramente una luminosità, una profondità diversa rispetto a tutte le altre materie. Io sono tremendamente affascinata dalle composizioni chimiche, è proprio una cosa qui ce n'è finché vogliamo. Questa storia che c'è dietro questo materiale ci ha permesso di arrivare al mondo del colore accompagnati un po' dal mondo della progettazione, perché negli anni 70, fine anni 70, fine anni 80 siamo stati un riferimento, comunque si sono rivolti a noi numerosi architetti, restauratori, insomma addetti ai lavori per ripristinare tutti i centri storici italiani. Da lì noi abbiamo fatto una raccolta di campionature enorme, che appunto era un po' il panorama architettonico italiano, no? E abbiamo fatto una nostra selezione di colori, che appunto ancora oggi è riferimento, per esempio, per chi va a fare i piani dei centri storici del colore, no? Ma poi non ci siamo fermati lì, perché abbiamo preso spunto, abbiamo un materiale naturale, quindi abbiamo detto guardiamoci un po' intorno, come dicevano loro, no? La natura ci dà tantissimi spunti, quindi abbiamo ancora lì selezionato proprio dalla natura, dagli animali, dalle piante, dai minerali, no? Che ci sono in natura,
e abbiamo selezionato tutta una serie di colori che appunto oggi vogliono essere un riferimento per la decorazione interna e la decorazione esterna. C'è da dire una cosa, che per noi colore ha diciamo, è un viaggio a doppio senso, nel senso che abbiamo una materia che condiziona fortemente lo sviluppo del colore, perché è una materia naturale, ha un pH molto elevato e questo fa sì che se io vado ad aggiungere in questa materia qualcosa a lei non affine, mi viene da dire che usare questo termine, non si svilupperà. Coloranti chimici molto aggressivi o comunque molto distanti da quello che è la composizione naturale di questo grassello di calce rischieranno per virare nel tempo oppure virare addirittura nel secchio, quindi quando io andrò ad applicarli in parete avrò un colore completamente diverso. Quindi per forza di cose noi ci dobbiamo un po' piegare a quello che è la natura, no? e assecondarla. E quindi le nostre, per esempio, le colorazioni che si possono ottenere con i prodotti a calce saranno sempre un po' smorzate, se vogliamo, non arriverò mai a colori molto 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 accesi, proprio perché la materia non consente uno sviluppo in tal senso del colore. D'altra parte però siamo anche, abbiamo una materia che, in cui il colore influenza moltissimo il percepito, no? Perché noi negli anni abbiamo sviluppato tutto, mi sono fermata anche nella presentazione, abbiamo sviluppato tutta una serie di materiali diversi, no? Di microintonici, mi viene da dire, in cui utilizziamo moltissimo i marmi al loro interno di varie granulometrie e quindi abbiamo finiture di tutti i tipi, da materiche a lisce, a satinate, opache, lucide, cioè ne abbiamo per tutti i gusti. E ovviamente il colore in tal caso influenza tantissimo il percepito, perché una materia in un colore può star benissimo, come in un altro colore può risultare una cosa che non si può vedere. E questo lo vediamo sempre di più negli ambienti poi che andiamo a realizzare, no? Sempre di più, appunto, mi viene da dire che il nostro colore, cioè il colore nelle nostre materie, va a vestire un po' quello che sono gli ambienti, se opportunamente calibrato. E concordo anch'io con quello che hanno detto loro, che spesso è meglio e più piacevole e più durevole nel tempo usare con gli accenti più che con le pareti troppo accese, anche se ovviamente poi noi ci pieghiamo a quello che sono le volontà progettuali e cerchiamo di assecondarle. E quindi anche voi appunto avete questi rapporti diretti con i progettisti, no? Certo. Come azienda? Sì, assolutamente, lavoriamo sempre in stretto contatto e anzi sono un enorme stimolo anche per noi per arrivare laddove fino a ieri non ci pensavamo minimamente di poter arrivare e sviluppare prodotti nuovi con un materiale che è antichissimo fondamentalmente. Grazie Paola, veramente molto interessante, anche perché sì, appunto come dicevo, anche per quanto riguarda il marmo e per quanto riguarda la calce, sono comunque anche il marmo è un processo naturale e chimico di base, no? È bello quello che dice, che ti devi piegare alla natura, sono alcune cose che non puoi andare contro natura e immagino lì ci sono proprio chimicamente, ci sono alcuni elementi che si aggregano, altri che non riesci proprio a farli aggregare né attraverso la temperatura né attraverso la pressione, sono varie tecniche per cercare di mescolare. Ma ora mi sostituisco a te, ma quando mettete no, ma è giusto, vai, è un salotto. La polvere dei marmi ha più una funzione di carica nella formula chimica o di texture? Cioè se usi una polvere, per dire, del bianco di Carrara, è perché ti serve il carbonato di calcio o perché ha dei cristalli che ti riflettono? No, un po' entrambe le cose, nel senso che sicuramente entra nella composizione per rendere ottimale la materia, no? E per rendere l'impasto ottimale. Ma d'altra parte noi giochiamo moltissimo con la granulometria diversa proprio per andare a ottenere delle texture diverse. Poi è proprio il connubio marmo-calce che dà questa profondità, questa rifrazione della luce tutta particolare e quindi insieme lavorano bene, insomma, i due materiali. Dico una cosa che c'entra meno, però è curiosa. Il marmo non è, specialmente il marmo bianco di Carrara, che è carbonato di calcio,
puro, 100%. In realtà questa polvere viene utilizzata in tantissimi settori, tipo quello alimentare, i mangimi, nella pasta da denti, il dentifricio c'è la polvere di marmo, tutta l'industria della carta, la carta viene sbiancata con la polvere di marmo. È carbonato di calcio, per cui ha certe caratteristiche veramente particolari, ma bello che lo utilizziate. Allora passiamo ad Andrea e dopo continuiamo. Abbiamo sicuramente almeno un quarto d'ora in cui possiamo anche confrontarci tra di noi, perché stanno uscendo temi veramente interessanti, che concludiamo appunto con Andrea, che ha fondato uno studio molto particolare, nel senso non è sicuramente una cosa abituale avere a che fare con una consulenza del colore, no? Allora, sì, mi piace dire che questo tipo di consulenza è un tipo di consulenza 2.0, nel senso che il tipo di consulenza classico è vai da un professionista che fa questa cosa qui, ha una sensibilità e quindi in base alla sua esperienza, al suo vissuto, ti propone delle varianti, delle abbinazioni, combinazioni cromatiche. Io vengo dal mondo dell'arte, dalla psicologia e dall'ipnosi, neuromarketing, neuroeconomia e il bello è stato vedere proprio come in questi campi così distanti il colore fosse quasi il fil rouge che unisse tutti questi campi. E di fatto è venuto fuori che appunto il colore ha un'influenza incredibile su di noi. E qui io voglio parlare appunto del vero significato del colore, perché appunto sento dire spesso che il rosso è legato alla passione e tutti questi sono dei simbolismi che però dipende dalla persona, possono corrispondere o meno. E quindi sono qui per parlarvi di un approccio al colore più autentico e consapevole. E quando dico più autentico e consapevole vi faccio vedere come si usa pensare al colore oggi. E questa è una tipica ricerca che si fa, quindi si prende un campione di persone e si chiede di associare a delle emozioni, che siano piacevoli o meno piacevoli, secondo loro quali sono i colori che più possono rappresentare queste cose qui. Come vedete parliamo del primo, il rilassante. Quello più ampio è il bianco con il 30% e nel mondo della scienza, soprattutto della statistica, quando un dato è 50-50 praticamente è random, quando è meno del 50 praticamente è nullo. Quindi quello che succede nell'utilizzo del colore oggi è che mi sono resa conto che le persone letteralmente non usano il colore, c'è quasi un'epidemia del bianco, io la chiamo, nonché suggerisco con tutto il mio cuore mai più case bianche, perché insomma è innaturale, così come è innaturale anche il grigio purtroppo avercelo in maniera così predominante nelle nostre case. Finché siamo in una galleria, in uno white cube e stiamo 10 minuti, osserviamo un'opera va bene, ma starci 24 ore o comunque il maggior tempo della nostra giornata lì dentro crea anche delle palpitazioni, per esempio sul colore grigio hanno fatto le ricerche e stare in questi ambienti non è proprio salutare, così anche come con il bianco. Ecco perché Quindi, sono stressato. davvero. A casa rimbianco tutto. Ci penso io, guarda qua. Perché io sentivo, c'era qualcosa. Allora, cosa facciamo con questi dati? Arriva qualcuno e ti dice io voglio una casa piacevole, con delle sensazioni piacevoli, quindi come uso questi dati? In realtà questi dati non fanno altro che mandare in confusione e finiamo per avere una casa bianca, anziché una casa a destra, come vedete, che è stata totalmente personalizzata secondo l'identità cromatica che è questa identità che ognuno di noi ha, che è composta dei colori che ha registrato nei momenti più belli della propria vita, inconsciamente. Il punto è come si può arrivare a capire quali sono questi colori. E praticamente, tornando alla natura, quello che noi creiamo praticamente, guardate qui, quando noi abbiamo cercato appunto a sinistra è un mood, a destra è un mood personale, ma in realtà noi in natura, quando una casa è bianca, quando uno spazio è bianco, toglie tantissimo la profondità. Quindi letteralmente il nostro corpo si stanca nel muoversi nello spazio perché deve capire le distanze. Non fa altro che appiattire il cielo. Il cielo in natura dalla mattina alla sera cambia costantemente, a casa nostra è sempre piatto. Il bianco, noi quando andiamo in montagna usiamo gli occhiali da sole, a casa nostra no, e in effetti riflette tantissimo la luce in un modo tale che è troppo stressante e stancante per il nostro occhio. La luce dovrebbe riflettere massimo sul 60%, per cui il bianco parte da 90 in su superficie così. E tant'è che hanno fatto le ricerche e gli ambienti bianchi collaborano in un qualche modo
a creare questa sindrome del palazzo malato. Poi ci sono anche altri criteri, ma sicuramente un ambiente prevalentemente neutro non è salutare. Qui vi voglio parlare di alcuni miti di cui internet è pieno, nonché comunque anche la nostra letteratura. Un mito è: il giallo non porta gioia. Non è sufficiente dipingere tutto di giallo e sentirci tutti bene. Sarebbe troppo semplice. Il blu non rilassa, il rosso non eccita. Oppure quando si dice che un colore eccita, non è necessariamente una bellissima sensazione. Io posso essere eccitato per una sensazione positiva, perché mi sono innamorata, oppure posso essere eccitata per paura, per cui usando il rosso io posso creare anche un senso opposto rispetto a quello che vorrei creare. Gli ambienti neutri non sono neutri sulla psiche. È una cosa che noi ci piace in qualche modo raccontarcela, e faccio tutto neutro, poi aggiungo qualche pezzo di colore e ho fatto tutto, un quadro, un tappeto. Sapevo. Allora, faremo un prima e un dopo, io più che volentieri. Poi, no, il colore non parla di te. Ci sono veramente, c'è tantissima psicologia che ci rinchiude in queste 4 categorie: giallo, verde, rosso, blu, e quindi se ti piace un determinato colore tu hai un determinato temperamento, un determinato carattere. Non è vero, hanno fatto ricerche fino al 2021 in cui hanno preso 500 persone e hanno fatto vari test di personalità chiedendogli quale fosse il colore preferito o meno, e non c'è nessuna correlazione, nessuna. Questo perché? Perché il colore è l'elemento della realtà che più vive della soggettività, cioè interpretato dalla nostra mente, dal nostro cuore, dalle nostre esperienze. Il colore bla bla bla. Quante volte non avete visto sminuire il colore? Ma che serve il colore? È infantile, è decorativo, no? Gli si toglie letteralmente il potere, quando in realtà il colore è tutto, è luce, e ci serve per capire, per comunicare letteralmente, per semplificarci, non so, prendimi la mela rossa piuttosto che la mela gialla, per avere il colore proprio letteralmente è un vocabolario che possiamo avere in comune, ed è tantissimo che sintetizzare adesso. E poi il colore non è fisso. Una cosa che vedo spesso è l'accanimento delle persone di cercare di replicare uno stesso colore su superfici diverse, materiali diversi, e ogni volta cambia totalmente. E soprattutto lo stesso identico colore, su quella superficie ferma lì, alle 6 del mattino ha un colore, alle 12 piuttosto che alle 18. Allora, quindi sì, come abbiamo detto, il colore è un'informazione oggettiva, è qualcosa che esiste là fuori, perché è letteralmente quest'onda elettromagnetica, cioè un raggio di sole, che riflettendo su una materia arriva ai nostri occhi, e quindi è letteralmente la velocità dell'onda elettromagnetica che noi possiamo leggere con i nostri occhi. È letteralmente quanto va veloce quel raggio di luce da lì al nostro corpo. Però appunto, essendo interpretato dai nostri sensi, principalmente dall'occhio, ma anche dalla pelle, e passando per il filtro del nostro cervello, ne subisce una interpretazione soggettiva ed emotiva. E appunto, quando si dice che il colore non è importante, le ricerche suggeriscono che noi giudichiamo tutto sulla base del colore. Una persona, un prodotto, un ambiente, entro 90 secondi è proprio il tempo massimo, in realtà nei primi 2. E hanno visto appunto che fra il 62 e il 90% è il peso del colore che ha cioè se tu ti vesti oggi in un modo, io ti incontro per la prima volta, ti posso pregiudicare perché un colore mi sta stimolando a me qualcosa, mi sta in realtà evocando qualcosa del mio passato. Se ti trovo bella, mi sta evocando qualcosa che in passato mi ha fatto star bene. Se non ti trovo bella, posso trovarti antipatica, posso trovarti sgradevole, poi ti conosco e ti dico: ah, ma sai che mi hai fatto un'impressione diversa rispetto a come il colore influenza proprio questo livello qua. E come funziona? Quando dico il vero significato del colore, il significato del colore si forma sempre nel passato. Quindi in un momento in cui noi siamo stati bene, eravamo circondati casualmente da delle tinte, noi in quel momento abbiamo avuto esperienza di una sensazione piacevole, il nostro corpo, perché funziona così, noi siamo una macchina predittoria, abbiamo bisogno di accumulare esperienze per sapere poi subito dopo come comportarci, ha catturato un'informazione, l'ha etichettata e ha detto: oddio, adesso in questo modo sento armonia, ha captato di più quel tipo di verde,
quando lo vedrà poi trasposto su un prodotto, una superficie, la persona sentirà una bellissima sensazione, non ti saprà dire armonia, perché praticamente è impossibile andare a ricercare così minuziosamente questi dettagli. Non impossibile perché c'è l'ipnosi e si può arrivare ovunque, però appunto in una consulenza non si va così in profondità, ma si vanno a capire quali sono le associazioni positive e associazioni negative. Quindi si vanno a capire quali sono questi colori delle associazioni positive. E noi praticamente quando utilizziamo i colori che per la persona sono importanti, gli stiamo creando una sensazione di benessere. La persona non ti saprà identificare appunto l'emozione, sentirà quell'emozione nel corpo e se noi ce la giustifichiamo semplicemente dicendo questa cosa mi piace, oddio guarda che bello, entrando in un ristorante nuovo, neanche hai fatto esperienza e tu hai subito già un'idea, nel bene o nel male. E quello è il nostro pregiudizio, un'idea prima di fare esperienza. E il colore è incredibile quanto ci possa condizionare. Che cos'è Ra Test? È un test che appunto ho creato un po' di anni fa, viene dal mondo dell'ipnosi. In realtà mi sono ispirata per fare questo test a un test che esiste, che è stato inventato all'Università di Harvard per andare a capire quanto il colore della pelle di una persona influenzasse il verdetto di un giudice, perché le persone di colore, semplicemente perché sono di colore, subiscono pene più gravi e più lunghe rispetto a una persona di colore bianco. E quindi hanno fatto questo test, questo tipo di test, che è un test di associazione implicita, per andare a capire quanto le persone convinte di non essere razziste, in realtà inconsciamente subivano questo condizionamento. Quindi l'ho ampliato, è arrivato a 230 colori, e praticamente attraverso un procedimento che dura circa 30 minuti si va a capire fra questi 230 colori quali sono le associazioni positive e negative per ogni persona. Quindi per la progettazione degli interni questa è una meraviglia. Vi faccio degli esempi. Quindi abbiamo Alessandra, un esempio, a sinistra abbiamo la sua palette delle associazioni positive e a destra abbiamo le associazioni negative. Come dicevamo appunto il rosso e il giallo in questo caso sono nelle associazioni negative. Come fai a sapere? Tu involontariamente stai toccando le corde in una maniera non piacevole della persona e quindi la persona ti respinge il progetto, nonostante tu ci abbia messo il cuore, nonostante tu stai facendo il meglio per quella persona, proprio perché a lei personalmente quel colore sta richiamando qualcosa di negativo, ti dirà non sono convinta, non lo so, non mi piace, c'è qualcosa che mi dà fastidio. Purtroppo però non riesce a dirti è il rosso, ti negherà tutto quanto, quindi insomma vai a riprovarci. E qui abbiamo Luana. Allora, per esempio, fra Luana e Alessandra, per esempio, ci sono la presenza di verdi, che da Luana non ci sono, ma la cosa più interessante è che in questa, aspettate, nella palette positiva di Luana abbiamo letteralmente in comune dei colori che sono negativi per Alessandra, per cui attraverso questo tipo di strumento si può andare a capire che cos'è importante, quindi il vero significato per la persona. E adesso vi voglio fare vedere questi esempi, perché adesso sto lavorando proprio sull'approfondimento, perché quindi se da una parte non si usa il colore perché si ha paura di sbagliare, perché non si sa in realtà che colori utilizzare, dall'altra c'è appunto anche la cosa di non sapere come abbinarli. E quindi ho creato questo, è un programma che letteralmente ti dà, una volta che tu hai l'identità cromatica, anche delle ispirazioni, delle combinazioni armoniose prese proprio dalla natura, dove tu puoi scegliere e vedere, muoverti dentro il mondo della persona. Per cui qua abbiamo Chiara, qua c'è Roberta tra l'altro, vedete com'è il mood è diverso e io adesso dopo anni che utilizzo questo strumento, quando vedo una palette, quando vedo un risultato così io già riesco a vedere tutto il progetto, è molto più facile. E qui abbiamo sempre presente Martina che ha ancora un altro mood. Ed è interessante vedere appunto percentuali dove proprio vengono indicati. La persona preferisce di più i colori caldi ai colori freddi, di più i colori scuri ai colori chiari. E quindi letteralmente noi possiamo creare un ambiente psicopercettivamente gradevole per quella persona, per quella coppia, perché si può utilizzare
anche con le coppie o con, insomma, un gruppo di persone. Quindi quello che io considero sia importante è appunto capire quali sono i colori che fanno stare bene ogni singola persona, non generalizzare, non cercare di oggettivizzare la soggettività, perché insomma spesso e volentieri si sbaglia e si fa più male che bene. Ci sono vari progetti dove in luoghi in cui ci sarebbe stato bisogno di calma, perché il posto richiedeva quelle caratteristiche, utilizzando del blu in realtà si è fatto più male che bene. E poi letteralmente si può prendere ispirazione dai propri colori per scegliere i prodotti, le superfici, cioè è letteralmente una mappa emotiva che ti permette di muoverti in totale sicurezza nel mondo cromatico della persona. E quindi quello che mi piace portare qua è questa consapevolezza che il colore non ha un significato predeterminato, ma può assumere tanti significati quanti sono le persone che lo stanno guardando. Molto interessante, bellissimo. Una cosa mi è venuta in mente. Vai. Per quanto riguarda gli spazi, diciamo, pubblici che possono essere o propriamente uno spazio pubblico o un negozio, insomma, frequentati da più utenti che non riguardano soltanto la tua persona, come ti muovi? Allora, dipende, ci sono vari modi. Se il locale pubblico è un bar di quartiere, si possono fare le interviste alle persone che lo frequentano di più. Ah, e tipo quindi a livello proprio stakeholder. statistico, sì, Bello. è molto divertente. Si prendono poi i colori che vengono fuori e letteralmente ti danno anche l'ispirazione, perché possono uscire delle cromie che tu non avresti mai pensato. Quindi le persone quando vanno lì si sentono letteralmente a casa, ma in effetti è anche il posto che frequentano di più proprio perché è vicino a casa. Quando sono dei ristoranti poi bisogna tenere conto della città, perché della città, della nazione. L'Italia è coloratissima, se proponiamo un progetto simile a Berlino non verrà tanto percepito e lì hanno letteralmente un altro linguaggio. Io lavoro molto anche con i tedeschi ed è incredibile la differenza, cioè hanno dei colori meno saturi, più pacati. E quindi quando vuoi proporre un messaggio e vuoi che sia percepito e non crei subito distacco, se parli il loro linguaggio cromatico percepiscono molto di più quello che tu vuoi trasmettere. Parli la loro lingua letteralmente. Ma secondo questo lavoro interessantissimo che ci hai mostrato, i colori parlano della persona, giusto? Ma io per esempio tantissime persone decidono che per la casa hanno una palette e per i propri abiti per esempio ne hanno un'altra. Oppure piuttosto ci sono dei colori che stanno bene con proprio la tua personalità o il colore della tua pelle, degli occhi eccetera, magari per la casa non lo useresti mai. Allora, perché se sono personali dovrebbero in qualche modo farti stare sempre bene, no? Comunque in qualche modo rappresentarti. Allora, quello che ho notato è che una volta che diventi consapevole della tua identità cromatica, vedi quanto le tue scelte sono influenzate dai tuoi colori. Non a caso tu indossi quel tipo di arancio. Cioè, sono convinta che uscirebbe fuori nel tuo... Quindi è un po' un predire quello che ti piace. Oppure quando sanno l'identità cromatica iniziano a guardarsi in casa e dire oddio, ma io già mi circondo, perché noi naturalmente tendiamo a farlo. Quello che dici tu sul colore che ci sta più o meno meglio a livello proprio estetico è su un livello oggettivo, cioè letteralmente, oggettivamente la luce rifrangendo sul nostro volto può farci uscire di più le venature piuttosto che sfumarci il viso, eccetera, e quello è un lavoro oggettivo. Per esempio, non so, io il giallo non lo userei mai per vestirmi, perché è un colore che non mi piace. Non lo useresti neanche a casa? Però per esempio nei Zarcanissi abbiamo usato, lo sanno benissimo. Però non è casa tua. Ma però è un colore anche che mi qui piace. usarlo sugli altri è facile, usarlo su se stessi è più difficile. Però dovrebbe rappresentare un po' quello che sei tu, no? Cioè questa palette, non so. No, io lo capisco, nel senso la mia tutor di dottorato di recente mi ha detto io guardo casa tua, è un'esplosione di colore e poi tu sei sempre o grigia o nera, cioè qual è il problema? E io le ho risposto non lo so. Però effettivamente è vero, nel senso indosso pochi colori se non d'estate che probabilmente sono più portata anche per il colore della carnagione che cambia. Infatti, per esempio nella prima slide che tu hai fatto vedere, dove si vedevano queste due case,
cioè non è mai, adesso non voglio dire una parola che magari tu ne trovi un'altra migliore, però c'è anche una questione di stile, tra virgolette, nel senso che comunque ci sono degli ambienti che anche attraverso le fonti ti corrispondono molto di più. Capisco sicuramente che il colore è una parte fondamentale, però questo colore veste qualcosa, riflette in qualche maniera. Dipende dalla no? funzione dell'ambiente, assolutamente, sì. Però per esempio quella casa ottocentesca è molto diversa da quell'altra, dalla casa che abbiamo visto sulla destra, no? Quindi rappresenta un tipo di persona che magari ha come dire, un bagaglio anche culturale diverso. Avrei voluto scegliere una casa minimal, bianca, che fosse più simile a quella di destra, solo che sono veramente brutte. E quindi ho detto aspetta, facciamo un po' di esteticamente, regge meglio una casa più complessa. E per esempio tu quando per esempio parlavi di bianco, per noi per esempio quasi non ha senso parlare di bianco, perché di bianco ce ne sono 30.000 tipi diversi, no? Cioè nel senso, se parliamo di un bianco ottico, il bianco della calce, il bianco mastice, ci possono essere bianchi di tutti i generi, anche il neutro è un concetto molto astratto, non so come dire, no? Quindi mi domandavo come potesse essere così come quasi un diktat, molto, molto preciso rispetto a qualcosa che, non so, magari sono io che ho un limite, ha molte possibilità. Un conto è il bianco della clinica bianca e un conto è il bianco del palazzo parigino di Stucchi, un po' della bianco, ma come dire, ci sono due... Si fa presto a dire bianco. Esatto, ci sono due mondi, tu questo intendevi dire. Beh, lì c'è in mezzo la forma, c'è in mezzo il contesto, c'è in mezzo tanto che... Sì, per me la cosa interessante è stata questa questione del bianco, noi nello spazio bianco che ci sentiamo un po' persi, no? Che ci fa avvicinare, secondo me ci fa un po' tornare coi piedi per terra e farci capire che siamo esseri umani e quindi proveniamo dal mondo, no? No, ti fermo perché ti chiedo solo di dirmi dove in natura, noi siamo evoluti sul pianeta Terra. E in natura dimmi tu dove c'è un posto totalmente bianco. No, ma io dico, sono d'accordo, non avevo mai ragionato in quest'ottica di dire che non siamo abituati a stare in uno spazio bianco, io non avevo mai riflettuto. Stiamo alienando. Dicevo che noi siamo natura in realtà, cioè che noi spesso ci dimentichiamo di essere natura e quindi anche io ho pensato, cazzo, casa mia è tutta bianca, non avevo mai ragionato su quest'ottica che io non posso stare in uno spazio tutto bianco. Però infatti tutto il un modo giorno. affinché il bianco sia, chi vive anche negli spazi bianchi, diciamo, da architetti di interni, accettiamo il concetto di bianco se però il bianco ha la materia, ha il marmo, ha una pietra, ha un bianco. Ha sfumature diverse. Cioè allora diventa un bianco naturale, caldo. Quindi anche, secondo noi, è anche molto poi la materia del supporto che ti fa vedere un colore anche in modo meno tranchant, cioè capisco la scatola bianca dove tu dici difficile viverci, oppure la scatola bianca però dove il bianco hai, non so, la tenda di lino e un tappeto di lana naturale bianco e allora forse lì magari è meno respingente. Sorrido perché è dura da morire stirpare questa visione in cui siamo nati. Cioè non possiamo farci, nelle nostre case in qualche modo sono sempre state bianche, per cui per noi è scontato che le cose siano bianche, le case in generale, la maggior parte della gente ha le case bianche. Non possiamo ma dire perché è safe. I bianchi in effetti Ma perché non sanno scegliere, però voglio dire, perché non hanno gli strumenti, però non significa che magari non è esattamente, anche l'attenzione che tu poni verso la tua casa, magari sono posti, per tante persone a casa dove vai a mangiare, vai a dormire, cioè non c'è questa attenzione, questa cura, questa voglia di farla proprio propria come se fosse una sorta di specchio. Sì, lo vedi più magari nell'abito. Mi domando, visto che abbiamo detto che tutta questa sorta di bianchitudine è qualcosa che non è forse molto naturale, però è un qualche cosa che si è negli anni molto radicata. A livello sociale, sì. A livello sociale, quindi mi domando, se si radica vuol dire che qualcuno la sceglie. Quante cose sbagliate ci sono nella società? No, esatto, che non oppure sposo. ecco perché le persone stanno male. Io seguo
No, tu ridi, ma è uno dei motivi per cui la depressione è diventata la prima malattia del mondo, della depressione maggiore, proprio per le case. Le case si Stasera chiamano... quando torniamo a casa. E per le lampadine Ma questo non blu, vuol dire e per che la luce tu fredda. sei una Sì, casa già, brava. Madonna, la bianca, ti luce deprimi. fredda. Quello è un grande. Vuol dire Galera. che se sei in un periodo in cui non ti senti bene, una casa bianca non fa altro che amplificare il tuo senso di... Perché letteralmente il colore è come se avessi delle ancore. Quando è tutto bianco è come se, non so, se fossi un No, è gatto vero, che questa si... cosa dell'ancora della boa di salvataggio. Sì, ti arrampichi sugli specchi, letteralmente. È incredibile. Ci sono stati degli studi meravigliosi negli ospedali in Germania dove hanno dimostrato che non facendo nulla, lasciando l'ambiente così com'è, semplicemente aggiungendo il colore sulle mura, cambia la percezione dell'ambiente come sensazione di privacy, si sentono più a casa le persone. Le persone che vanno a lavorare si sentono meglio, non vedono, cioè è letteralmente è un altro approccio. Il colore cambia la funzione, nel senso che c'è un colore nella sala operatoria, c'è un colore nella sala di riposo, c'è un colore nella stanza. Quando prima era tutto bianco, il loro cervello non sapeva distinguere, quindi era sempre in un rush, devo performare, devo fare, non ci si poteva rilassare. Quindi con il colore si può trasmettere tantissimo. Adesso io non voglio obbligare niente a nessuno, no. Interessante, ma sono Ma la è come prima a la luce, dirvi, infatti si sono potrebbe fare prima a un altro dirvi talk. No, che ma dovete io ho già 2000 domande. No, ma come quando entri in una stanza d'albergo che accendi la luce generale, master bedroom, che poi allora spegni tutto, accendi le luci del comodino e improvvisamente dici vabbè dai, sono un po' più a casa. Io, cioè, spesso, io metto anche il foulard, sciarpe sulle luci per renderle più basse. Per cui secondo me la luce e il bianco, anche quello, sono proprio la combo Avrei un'altra domanda, non so se posso. depressiva. Un minuto, dai. Ma per esempio tu dicevi che alcuni colori, non so, il rosso per esempio è abbinato all'aggressività eccetera, però naturalmente a me è venuto in mente tutte le cose che sono rosse simbolicamente sono maschili, forti, non so, penso al vulcano, al fuoco, cioè anche da un punto di vista velenosi. ai funghetti velenosi, tutto qualcosa che sia in qualche modo pericoloso, quindi Cioè, però un lapsus maschile pericoloso. no, cosa c'entra? Guarda, i suoi dati sono tutti, potrebbe essere. Può Però, essere. nel senso è fastidio, vero, sto ditelo. pensando a Marte, io in realtà stavo pensando un po' da un punto di vista simbolico, però tutto quello che è colore rosso in qualche modo viene visto come pericolo, cioè gli animali rossi banalmente sono quelli che quasi sempre non hanno... Vuol dire pericolo o seduzione. o seduzione. Quindi in natura il colore ha sempre un doppio significato, sempre. È dicotomico, tutto è dicotomico nella nostra vita, nell'esistenza dell'universo. E quindi anche qui il sedere rosso di un scimpanzé, piuttosto che appunto... è così, in natura insomma ci sono tutti i mezzi possibili, l'immaginazione creativa, da cui possiamo prendere ispirazione sempre. Oppure appunto un uccello che mostra le sue belle piume rosse per impressionare la donna, che poi è stupendo. Nel regno animale i maschi sono sempre i più Più colorati. e i più variegati, e le fanciulle, le femmine sono sempre più anonime, incredibilmente. E quindi sì, anche in questo caso, in base alla nostra esperienza, bisogna capire da che parte, che valore ha quel colore per noi, positivo o negativo. Bene, è stato un bel talk, devo dire. Potremmo andare avanti ancora delle ore. Però direi che abbiamo fatto del nostro meglio. Gabriele, stai bene? Ti sei sentito sul rosso, Marte? Io ce l'avrei, sta già progettando la casa. No, ci va ben altro ormai. Ma abbiamo parlato del colore sempre legato diciamo, al residenziale, alla persona. Poi siamo usciti un attimino nel commerciale, il ristorante, l'analisi del quartiere, eccetera. Ma i brand, per esempio, noi ci capita di lavorare molto con i brand della moda, per cui la palette del colore di quel negozio, che poi si riprodurrà per 100 volte a Shanghai, a New York, lì, allora, in ogni posto dove si va bisognerebbe fare un qualcosa, sai, specifica a seconda di quella che è la cultura di quel paese. Meraviglioso. Sì? Per me sì, perché è un po' come gli aeroporti che creano questi non luoghi. Oppure semplicemente se il messaggio del brand, insomma, deve essere bello, chiaro, quindi sì, se mi trovo a Tokyo è lo stesso modo a Roma. Cioè, dipende cosa vuoi comunicare. Io sarei più per... Brand, la maggior parte sono Però adesso molti si stanno muovendo su dei dettagli che raccontano la città dove sono. Aesop, per esempio, invece fa delle esatto. cose, sai, specific e Sì. cambia. Sì.
e altri marchi invece fanno del colore anche una riconoscibilità, però sulla base di quello che ci raccontavi sarebbe probabilmente più giusto. Io partirei mi sarei soddisfatta se sconvolta la nel vita a tutti, residenziale ci Stasera fosse questa consapevolezza, perché è importante, perché nei negozi noi ci stiamo poco. Posso fare un'ultima domanda io? Cioè, cambiano i gusti del colore della persona nell'arco degli anni, oppure quello che abbiamo immagazzinato all'origine ce lo ritroviamo per sempre? Bella domanda. Allora, si chiama identità cromatica. Anche la nostra identità cambia nel tempo e i colori si aggiungono o si tolgono se cambia il significato. Nel senso, io, casa mia è totalmente con i miei colori positivi, a 360 gradi, ormai. verdi, tanti verdi. Ma se io in quel momento, non so, sperimento un lutto e quel colore cambia significato, cambierà poi anche nel tempo. Quindi si possono aggiungere, si possono togliere, ma con moltissima lentezza. Si parla di 4, 5, 6 anni. Quindi sì, diciamo che per fare una casa può essere... Mi è piaciuto anche il discorso che si possono cambiare spesso i colori. Noi siamo abituati a farla così è nata, così muore. No, invece vive con noi. Sì, fa parte della nostra identità. Ma ci prendiamo un caffè dopo e andiamo avanti. Va bene, grazie mille, è stato veramente interessante tutto. Grazie. Grazie.